nel momento in cui un'anima viene posta in cammino, è compito del maestro prendersene cura. Un'anima così fortunata non viene più abbandonata fin quando non è stata ricondotta alla meta, la casa del Padre, l'immutabile permanenza. Così molte sono le cose che il Maestro provvede per il discepolo. Di alcune ce ne accorgiamo, ma di molte altre non ne siamo coscienti. Perché il cammino si svolge interiormente, in un regno che appartiene soltanto allo Spirito. Gli uomini hanno una conoscenza troppo limitata per essere al corrente di tutto quanto avviene a livello spirituale. Specialmente nella nostra epoca, gli uomini sono molto capaci di discutere delle cose di questo mondo. Hanno sempre qualcosa di cui discutere, ma purtroppo ignorano, nella maggior parte di loro, ciò che avviene a un livello più alto, che è di gran lunga più importante. Così come diceva il grande maestro Kirpal Singh, si occupano del guscio della noce e non si nutrono invece del frutto prezioso che sta all'interno. Buttano via il frutto e tengono il guscio. Così essere posti sul cammino è veramente una grande fortuna. Una volta c'era un famoso imperatore, Akbar, che significa il grande. Amava andare a cavallo per conto proprio. Ecco che un giorno, durante una di queste sue cavalcate, vide un bambino che era sotto un grande albero, tutto carico di frutti. Questo bambino piangeva dirottamente. Mosso a compassione, Akbar da cavallo si chinò su di lui e gli disse: ma bambino, ma cos'hai da piangere? Disse il bambino: vedi, ho questo cesto da riempire di frutta. A casa ho diversi fratelli, tutti affamati, ma i rami sono troppo alti per me, non riuscirò mai a cogliere questi frutti. E allora Akbar dice: ma non ti preoccupare,
dall'alto del mio cavallo posso arrivare su tutti i rami di questo albero. Così gli colse tutti i frutti migliori, riempì la cesta, poi prese il bambino, lo sollevò, lo mise a cavallo con sé e poi l'accompagnò a casa. La mamma e i fratelli erano tutti contenti a vedere il paniere pieno di frutta. L'imperatore poi lasciò diverse monete d'oro alla mamma e poi se ne andò. Ecco, così questo racconto di Akbar è un po' paragonabile a quello che il maestro fa per il discepolo. Se prende cura di lui, l'accompagna a casa, gli lascia doni di un valore incalcolabile. Ma naturalmente quando abbiamo ricevuto il dono dell'iniziazione dobbiamo metterlo a frutto. Non dobbiamo metterlo in un angolo. A volte a Natale si ricevono tanti doni che non useremo mai. E allora li mettiamoli da parte, magari per riciclarli poi in qualche modo. Ma il dono dell'iniziazione è troppo prezioso per non essere messo a frutto. Un vecchio contadino, nell'appressarsi al suo trapasso, chiamò al capezzale i suoi 3 figli e diede a ciascuno un bel sacchetto di semi. Gli disse: fatene l'uso migliore. E poi spirò. Ecco che il primo di questi figli disse: mio padre amava molto gli uccelli e aveva allevato diversi piccioni e così diede il grano in pasto ai piccioni. Il secondo disse: questi semi sono un dono di mio padre, li conserverò in sua memoria. Così li mise dentro uno scaffale a ricordo del padre. Il terzo invece si ricordò una cosa importante, che suo padre era stato un sapiente contadino. Così preparò il campo, sparse questi semi e ebbe un meraviglioso raccolto. Così, questo è il modo in cui noi dobbiamo ricevere i semi dello Spirito donatici dal Maestro. Non dobbiamo né sperperarli né metterli da parte che non diano frutto.
Dobbiamo di giorno in giorno, attraverso la meditazione, coltivare la luce e il suono divini, che sono manifestazioni di Dio, e quindi ci conducono a casa. Da questo impervio, esilio terreno, che il Buddha definì molto bene 2600 anni fa, dice: la vita umana da che cosa è caratterizzata? È caratterizzata da nascita, crescita, malattie, vecchiaia e morte. Nessuno può essere esente da questo percorso. E se terminasse veramente col trapasso finale, la vita avrebbe scarso significato. Il suo vero significato sta nello spirito eterno, immortale che è dentro di noi, una goccia dell'oceano della coscienza universale, immagine della divinità stessa. Così il modo migliore per servire il Maestro qual è? Seguire i Suoi comandamenti. Possiamo servire il Maestro in molti modi. Il primo di tutto è con la meditazione. Poi, se siamo fortunati, possiamo anche lavorare nella Sua vigna. Perché, come diceva il Cristo, la vigna è grande, ma i vignaioli sono sempre pochi. Così il servizio al Maestro è il servizio più retribuito. Non ci sono lavori più retribuiti di questo. Ci sono dei calciatori famosi che guadagnano milioni di euro all'anno, ma sono stipendi da miserabili, no? Se paragonati col compenso che ricevono coloro che servono il Maestro. C'era un re che anche lui amava andare a cavallo. Ecco, si spinse dentro un bosco. Mentre stava cavalcando scoppiò un forte temporale, scrosci di acqua. Il re vide in lontananza la casa di un boscaiolo. Allora si diresse di corsa verso questa casa. Vedendolo arrivare, il boscaiolo uscì fuori ad accoglierlo, prese il cavallo per le briglie e lo portò al riparo. Poi fece discendere il re, lo accorse dentro la sua semplice casa, gli preparò una bevanda calda. Il re era tutto contento di essere al riparo e di avere trovato una simile accoglienza in mezzo a questa tempesta che fuori infuriava. Disse fra sé: non potevo trovare di meglio.
Ecco che poi il temporale cessò e apparve l'arcobaleno e il sole. Il re disse fra sé: devo dare un compenso a questo boscaiolo, ma non aveva con sé neanche una moneta. Allora cosa fece? Col proprio coltello staccò una preziosa gemma dalla sella del cavallo reale e la diede a questo boscaiolo. Era una gemma di straordinario valore. Poi salì a cavallo e tornò alla reggia. Lo stalliere, come prese in consegna il cavallo, si accorse subito che mancava una gemma dalla sella. Disse: Maestà, avete perduto una gemma dalla vostra sella. Allora il re gli spiegò: no, sono stato accolto così benevolmente, salvato dal temporale, dal nostro boscaiolo che, non avendo neanche una moneta con me, gli ho dato questa gemma. Disse lo stalliere: Maestà, perdonatemi, ma un'ora di ospitalità e una semplice bevanda calda non potevano valere questa gemma di così straordinario valore. Il re lo guardò e gli disse: ma questo servizio non era stato prestato a uno del popolo, era stato prestato niente meno che al sovrano, e quindi la retribuzione poteva essere veramente illimitata. Così per il servizio al Maestro riceviamo gemme spirituali. Benefici di valore incalcolabile, perché quei benefici rimangono con noi per sempre. Mentre i beni di questo mondo, per quanto valutati dagli uomini di elevato valore, vengono alla fine abbandonati. Di fronte allo spirito valgono veramente nulla. Un po' come il sapere di questo mondo, paragonato al sapere spirituale, è pura ignoranza. È l'aparavidya. Le scienze di questo mondo sono aparavidya. La scienza dello spirito è la paravidya, la scienza suprema. Che hanno conosciuto, solo che c'è questa differenza. Chi conosce anche tutta la paravidya rimane un ignorante. Colui invece che conosce la paravidya,
conosce contemporaneamente anche tutte le scienze di questo mondo. Perché quando ha conosciuto il proprio spirito non ci resta nient'altro da conoscere. Così ci sono persone che vanno fiere delle lauree, hanno laurea d'onore, si aiutano a vivere meglio nella vita di tutti i giorni. Ma nella vita immortale dello spirito hanno scarso valore, naturalmente.